Andrea Pinamonti passa al Sassuolo dopo settimane di titoli, di articoli, si è finalmente concretizzata la cessione del centravanti classe 1999 che quindi passa ai neroverdi e stando alle ultime indiscrezioni per una cifra di circa 20 milioni di euro in prestito con obbligo di riscatto pagabili in 4 anni. In questo episodio, in questo approfondiremo, cercheremo di snocciolare in modo completo la questione riguardo alla cessione di Pinamonti, ha fatto discutere tanto il prezzo, ha fatto discutere anche la formula del diritto di recompra. Amiche e amici interisti, amiche e amici di Passione Inter, bentornati e benvenuti in questo nuovo episodio dove vi spiegheremo a 360 gradi la cessione di Pinamonti, cosa significa per l'Inter e che effetti potrebbe avere sulla permanenza di Mina Skriniar, ma soprattutto vi spiegheremo in modo molto chiaro la questione del diritto di ricompra che, come detto in apertura, ha fatto tanto discutere. Ma andiamo a punti. Prima di partire però vi invito a lasciare un bel mi piace per sostenere il nostro progetto e iscrivervi al nostro canale per non perdervi nessun tipo di aggiornamento sull'Inter. Come detto, 20 milioni di euro, la cifra a cui Pinamonti poi andrà al Sassuolo, una cifra che posizionerà Pinamonti nel 14° al 14° posto della classifica delle top cessioni nella storia dell'Inter, quindi non male, ma nonostante questo il prezzo ha fatto storcere un po' il naso a tanti tifosi, soprattutto quando altri attaccanti simili, pensiamo a Scamacca e Raspadori proprio del Sassuolo, sono passati o stanno per passare ad altre squadre per cifre ben superiori. Pensiamo a Scamacca e West Ham per 36 milioni di euro più 6 di bonus, oppure a Raspadori molto vicino al Napoli per una cifra superiore ai 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Ma c'è una ragione, ve la spiegheremo, per cui Pinamonti è stato venduto a 20 milioni di euro. Non è una ragione che riguarda solo il giocatore, ma ci sono, non voglio chiamarli colpe della dirigenza, ma c'è anche, ecco, la partecipazione della dirigenza in questa valutazione di mercato. Partiamo prima però con il confronto con Scamacca e Raspadori, perché tanti hanno fatto appunto questo paragone delle cifre a cui sono andati via Scamacca e Raspadori dal Sassuolo rispetto a Pinamonti, detto che comunque il trasferimento di Raspadori al Napoli si deve ancora concretizzare. Vi faccio vedere una schermata che abbiamo mostrato anche ieri nella nostra diretta giornaliera alle 19:30 su YouTube e Twitch, confrontando le varie statistiche di Pinamonti, Scamacca e Raspadori da portare WhoScored. E possiamo vedere nei dati dei gol e degli assist che più o meno i tre attaccanti, se sommiamo reti e assistenze, si equivalgono, nonostante però ci sono dei ma da inserire in questo discorso, nel senso che Scamacca ha fatto gli stessi numeri più o meno di Pinamonti e di Raspadori, ma con 700 minuti in meno. Dall'altro lato c'è da dire anche che Pinamonti ha giocato nell'Empoli, che è obiettivamente una squadra molto meno offensiva rispetto a Sassuolo, un club che valorizza molto di meno i propri attaccanti, aggiungendo poi che l'Empoli per buona parte del girone di ritorno non ha mai vinto una partita. Insomma, se parliamo di statistiche e numeri, le cose cominciano a bilanciarsi se guardiamo a questi fattori. Ma la vera differenza nella valutazione di mercato che è stata fatta su Scamacca e Raspadori rispetto a Pinamonti la fanno due fattori. Il primo è i club che hanno deciso di puntare su questi giocatori. Alla porta del Sassuolo, ragazzi, ha bussato il West Ham, che è un club di Premier League con una disponibilità economica, lo sappiamo benissimo, decisamente superiore alla maggior parte dei club italiani. Dall'altra parte ha bussato anche il Napoli, che ha tagliato fuori diversi ingaggi importanti, diversi senatori. La squadra ha abbassato in modo importante il monte ingaggi, ha ceduto e cederà ancora, visto anche l'addio imminente di Fabian Ruiz. E questo il Sassuolo lo sa bene, sia con il West Ham che con il Napoli. E il Sassuolo, vista anche l'impostazione societaria molto solida, in sede di trattativa può alzare la voce, può richiedere un prezzo più alto al West Ham perché è un club molto più ricco rispetto alla maggior parte dei club italiani, al Napoli perché ha ceduto tantissimo e quindi si sa che ha una grande disponibilità economica per fare un colpo sul mercato. A tutto questo poi c'è da aggiungere che Scamacca e Raspadori non sono stati messi sul mercato, sarebbero potuti tranquillamente rimanere al Sassuolo, a differenza di Pinamonti che da quando è rientrato nel prestito dall'Empoli, lo sappiamo benissimo ragazzi e ragazzi, che è stato dichiarato praticamente sul mercato come un partente dall'Inter, non è mai parsa la sensazione che potesse davvero rimanere a Milano.
L'altro elemento fondamentale per quanto riguarda il prezzo e perché Pinamonti è stato venduto a 20 milioni di euro e non a 30-35 come più o meno Scamacca e Raspadori, lo fa lo stipendio, l'ingaggio di Pinamonti. Qualche anno fa l'Inter ha accettato questo rinnovo di contratto a 2 milioni di euro, che è una cifra molto, molto importante per un classe 1999 che al tempo addirittura non aveva nemmeno fatto una stagione davvero importante in Serie A come ha fatto l'anno scorso con l'Empoli, e capite bene che un esborso del genere dal punto di vista dell'ingaggio per un club di medio livello in Serie A è un esborso importante, anche un po' sopra le righe. Dobbiamo considerarlo quindi come un altro fattore che ha fatto alzare il prezzo. Il Sassuolo non poteva comprare Pinamonti a 30-40 milioni di euro quando Pinamonti ha un ingaggio da 2 milioni di euro e difficilmente i giocatori quando si spostano decidono di abbassarsi i monte ingaggi. Un altro fattore che comunque mi fa dire che il prezzo di Pinamonti più o meno sia giusto, oltre a quelli che vi ho elencato adesso, è il mercato dei 99, li abbiamo chiamati così, della classe 1999, nel senso che il prezzo di Pinamonti comincia ad assumere molto più senso quando andiamo a vedere a quanto sono andati via gli attaccanti under 23 in giro per l'Europa. Vi mostro la schermata, per chi ci sta seguendo da YouTube, di Transfermarkt, che fa vedere gli attaccanti under 23 che si sono trasferiti in quest'estate con il relativo costo che trovate qui nella colonna più a destra. Al primo posto abbiamo Darwin Núñez, che è andato dal Benfica al Liverpool, come Holland, che è andato dal Borussia Dortmund al Manchester City, Richarlison, Gabriel Jesus, Lewandowski, che è andato al Barcellona. Se scorriamo un po' più giù vediamo Scamacca a 36 milioni di euro al West Ham, il duo Haller e Adeyemi a 30 milioni al Borussia Dortmund, e diciamo che quei 20 milioni di euro di Pinamonti si posizionerebbero appunto più o meno in nona, decima posizione, appena sotto Haller e Adeyemi. E devo dire che Adeyemi ha già giocato in Champions League, Haller lo stesso. Scamacca invece è andato in un club di Premier League, quindi si sa, hanno più soldi e quindi ci sta che il prezzo sia superiore, e quindi capite che adesso i 20 milioni di euro non sembrano una cifra così bassa, almeno secondo me. Poi nei commenti fatemi sapere, ragazzi, se secondo voi 20 milioni di euro è una cifra giusta o meno per Pinamonti, alla luce dei fattori che vi ho appena elencato. Passiamo al secondo punto della cessione di Andrea Pinamonti al Sassuolo, e riguarda ovviamente la questione recompra. Arriviamo quindi a uno dei punti più discussi di questa trattativa: l'assenza del diritto di recompra, di fatto, stando alle ultime indiscrezioni, nella trattativa con il Sassuolo. Nelle ultime settimane si è parlato, vi abbiamo anche noi parlato quando il nostro Lorenzo Polimanti è andato in sede nerazzurra, e lì i dirigenti avevano detto al nostro Lorenzo che non intendono perdere il controllo dei propri giovani, e il caso per esempio di Cesare Casadei, un altro uomo mercato importante per l'Inter, ma anche quello di Pinamonti. Secondo però le ultime indiscrezioni, come dicevo prima, il diritto di recompra non ci sarà a favore dei nerazzurri nella trattativa di Pinamonti a Sassuolo. E c'è un perché, e c'è un motivo che, tra virgolette, porta anche qualche favore all'Inter. Se andiamo a vedere le ultime normative approvate dalla FIGC nell'aprile 2019 sul cosiddetto diritto di recompra, capiamo perché l'Inter ha scelto di rinunciare al diritto di recompra. Vi mostro direttamente dal sito della FIGC le parole del presidente Gabriele Gravina, che ha appunto commentato questo cambio di normative, e parlando del diritto di recompra, sottolineato qui, vedete, il presidente federale ha detto non avrà più effetti sotto il profilo fiscale se non quando vengono effettivamente maturati. In linguaggio umano cosa vuol dire? Vuol dire che l'eventuale plusvalenza di una cessione o minusvalenza relativa ad un'operazione in cui viene inserito il diritto di recompra non è più registrabile al momento della cessione, quindi all'interno dell'esercizio di bilancio corrente, ma potrà essere registrata solamente o quando il club deciderà di usare questo diritto di recompra e quindi riacquistare il giocatore, o al momento della scadenza di suddetta clausola. In questo modo l'Inter invece, decidendo di rinunciare al diritto di recompra, può incassare fin da subito la plusvalenza che in questo caso di Pinamonti, di 7,5 milioni di euro. Se il diritto di recompra invece fosse stato inserito nella trattativa, l'Inter avrebbe dovuto aspettare di ricomprare i Pinamonti o che il suddetto diritto scadesse, come vi ho detto prima, quindi presumibilmente addirittura l'Inter avrebbe dovuto aspettare tra i 2 e i 3 anni, di solito è così.
e quindi capite bene ragazzi perché l'Inter ha rinunciato al diritto di recompra. Si parla, non ci sono conferme su un possibile accordo verbale, chiamiamolo così, non c'è nulla di scritto, nulla di legale tra l'Inter e il Sassuolo per quanto riguarda una corsia preferenziale nella cessione di Pinamonti all'Inter nei prossimi anni. Quindi se il Sassuolo dovesse decidere di vendere Pinamonti, probabilmente l'Inter potrebbe avere una corsia preferenziale, potrebbe essere la prima società ad essere ascoltata, ma su queste non ci sono ancora conferme. Terzo punto della cessione di Pinamonti a Sassuolo riguarda Milan Skriniar, esattamente, perché i 20 milioni incassati dall'Inter, che incasserà meglio l'Inter perché non è ancora ufficiale la cessione, per la cessione di Pinamonti, non avvicinano di molto il club nerazzurro al famoso obiettivo dei 60 milioni di euro d'attivo, ma sicuramente aiutano. Una contemporanea poi cessione di Casadei, conteso da tanti club, come detto prima, Chelsea, Nizza, ma adesso proprio anche Sassuolo, darebbe una mano ulteriore alla dirigenza dell'Inter per resistere ad eventuali rilanci da parte del Paris Saint-Germain, così magari riuscendo così a posticipare la cessione del Big al 30 giugno 2023. Basterà? Non è detto ragazzi, non è detto che con la cessione sia di Pinamonti che di Casadei Skriniar rimarrà all'Inter al 100%, ma sicuramente alza leggermente le chance di una sua permanenza. Detto questo, io ho finito il discorso, l'analisi completa sulla cessione di Pinamonti. Spero di essere stato chiaro sia sul prezzo e sulle ragioni del prezzo così basso di Pinamonti rispetto agli altri profili in giro per l'Europa, sulla questione del diritto di recompra che tanto ha fatto discutere, ma anche su questa questione di Milan Skriniar. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi, nei commenti della cifra di Pinamonti, se credete davvero che Skriniar possa rimanere all'Inter, vista la cessione di Pinamonti e quella molto probabile di Cesare Casadei. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio. Vi ricordo che per supportare il progetto di Passione Inter potete andare su passioneinter.club per entrare nella nostra grandissima community interista e tra poco inizia il campionato, ma inizia anche il fantacalcio, il Fantapassione Inter, il nostro fantacalcio a listone, il nostro Lorenzo Polimanti ha registrato e prodotto un contenuto sulla sua rosa, quindi dateci un occhio. Per chi ci sta seguendo da podcast vi lascio l'episodio, il link in descrizione. Per chi invece ci sta seguendo da YouTube, qui vi lascio l'episodio, cliccateci e recuperatelo, mi raccomando.